Bentornati su Shift Up. Oggi vi porto a Olbia, in una sala di simulatori unica in tutta la Sardegna, nata con un'idea precisa: formare le persone in un ambiente sicuro e iperrealistico, per poi accompagnarle nel mondo reale. Avrò modo di intervistare il titolare di questo progetto visionario, per scoprire come è nata questa iniziativa e quali opportunità offre. Pronti a salire a bordo? L'avventura comincia adesso. Ciao Luca, Ciao, ciao mamma. oggi voglio raccontare in primis da dove nasce la tua passione per l'automobilismo e poi passiamo al progetto dal simulatore alla realtà. Ok, Partiamo dalla tua passione per le auto. Quando nasce? da bambino stranamente non ero vicino al mondo dei kart. Mi piacevano un po' i videogames, nelle sale giochi, avevo magari uno zio che mi portava nelle sale giochi e lì mi resi conto, avevo visto il famoso il Sigarelli 2 e mi aveva veramente appassionato, no? Non potendo guidare e non avendo informazioni sul fatto che si potesse in realtà guidare con i go-kart eccetera, usavo quello come valvola di sfogo, divertimento, ecco, da bambino. Ogni tanto pensando che un domani potessi essere io quello in trasferimento, diciamo. Dopodiché, diciamo, sì, forse da quando ho preso la patente lì ho cominciato un po' a informarmi, a girare un po' più con la macchina, avere la macchina sportiva e col lavoro mi sono un po' allontanato da questa passione, però allo stesso tempo grazie al lavoro ho lavorato con aziende che mi hanno permesso di partecipare a diversi eventi che hanno alimentato questa passione, mi hanno reso anche un po' più capace, più sicuro alla guida. Mi trovo, adesso sto parlando che sono all'età di 30 anni, in questo momento storico, in cui ho pensato di far qualcosa di più. Quindi ora parliamo di questo progetto. Spiegami cos'è dal simulatore alla realtà. È nato tutto da un anno sabbatico che ho dovuto prendere per motivi personali, in cui ho voluto rivalutare un po' la mia vita sia professionale che personale. Diciamo che la vita personale ha prevalso sul mio percorso di carriera ed è stata proprio questa passione che mi ha messo dei dubbi su quello che sarebbe poi stato il mio percorso. Quindi in questo anno sabbatico ho guidato molto, cercato esperienze di qualsiasi tipo, dalla pista al rally, al kart cross e soprattutto ho cercato un modo per essere sempre vicino al motorsport anche a un costo un po' più basso. Quindi ho iniziato in quest'anno sabbatico, nel 2018, a studiare sull'argomento simulatori, perché sì, da bambino mi piacevano i videogiochi, però in realtà io, dopo il famoso Colin McRae, non ho mai giocato a niente, quindi non sono un appassionato di videogiochi, non sono neanche bravo, ma mi piacevano sempre i simulatori, ho l'idea del simulatore che nel lontano 2010 era utopia, mentre nel 2017 ho visto che il gap tra risultato e anche lato economico si sono riavvicinati e ho pensato che il simulatore potesse essere il metodo per avere tutte le discipline a portata di mano e perlomeno per raggiungere la metà dell'esperienza con il massimo della facilità. Ecco, diciamo che da questo punto di vista ho deciso dal 2019 in poi, grazie all'aiuto anche della mia compagna Vanessa, che è un po' il mio manager di questo percorso, mi ha spinto a ricercare strumentazione e persone di questo mondo valide affinché potessi avere un metodo, uno strumento di allenamento. E da qui nasce il discorso della simulazione, no? Una simulazione per tutte le discipline. Diciamo che mi sono interessato tantissimo al rally per il famoso discorso da bambino.
ma ho avuto ma qualche esperienza in pista con diverse auto e grazie all'utilizzo dei simulatori mi sono reso conto che mi trovavo sempre più preparato o meno incerto nelle situazioni di gara, a parte l'adrenalina che ovviamente senti quando entri in pista o in strada, comunque dentro l'abitacolo. Mi sono sentito sempre più sicuro grazie alla simulazione. Ok, siccome il simulatore noi l'abbiamo visto sempre, MotoGP, Formula 1, loro ci stanno tanto, no? Quindi se una persona parla di simulatore si pensa anche ai videogiochi, ma anche a quel mondo lì. Quindi nel rally il simulatore da quanto tempo c'è rispetto a quel mondo? C'è da tanto. Comunque ci sono dei sim racer che sono attivi dagli anni 90. Quindi i primi volanti o i vari joystick o comunque l'attività c'era, molto di nicchia. Diciamo che nel 2015 c'è stata una grande impennata, ma penso che forse nel periodo della pandemia, quando decisi di aprire il primo centro di WAC e decisi anche di fermarmi proprio in quel momento, c'è stata una vera e propria impennata dell'utilizzo del simulatore, quindi del sim racing e della disciplina in sé. Immagino che la metà fosse per un discorso di noia, chi poteva portarsi i simulatori a casa, invece altri veramente hanno scoperto da questo piano B che potesse diventare anche un piano A. Il rally in sé, da come lo vedo io, è cresciuto tantissimo dal 2019 in poi, con il Dirt 2.0, che è il famoso Colin McRae dei vecchi tempi, no? È stato un punto di riferimento per una collettività di persone, mentre ci sono altre licenze di gioco che sono cresciute in maniera verticale più per l'allenamento e meno per lo svago. Quindi il rally oggi nel simulatore è molto usato, non riesco a capire ancora la percentuale rispetto alla pista, penso che sia ancora inferiore. Se potessi dare una percentuale direi un 70-30, 70 la pista e 30% il rally, ma chi fa il rally lo fa prevalentemente per entrare in auto, mentre chi fa pista è consapevole del fatto che in pista magari non ci arriverà, perché comunque i costi, come anche nel rally, ma per la pista sono veramente alti. Nei rally quali sono i benefici che può portare il simulatore? Questa è una grande domanda, non è neanche semplice rispondere. Uno, perché non ho tantissima esperienza nel mondo dei rally. Come spettatore sì, conosco un po' di persone di questo mondo e ho iniziato anche a collaborare con diversi piloti, piloti amatoriali e qualcuno professionista, da cui abbiamo chiesto molti feedback, soprattutto nella fase iniziale, ma sempre, ogni volta che arriva una persona, per capire se quello che stiamo facendo è utile. Quello che è stato riscontrato nella parte del rally è la concentrazione pre-gara, soprattutto quando un pilota cambia navigatore. Ci siamo accorti che questo ha aiutato ad avere feeling tra pilota e navigatore quando si fa una sessione insieme. Per chi invece viene da solo, con un simulatore con movimenti si cerca il massimo dell'esperienza, ma soprattutto si cerca quello che è la concentrazione, quindi ascoltare sempre le note, cercare l'errore, andare oltre, per poi capire tutti gli scenari possibili da proiettare in un test, non parlo neanche della gara. Quindi ci siamo resi conto che il pre-test, quindi la sessione del simulatore prima di un test, permette di massimizzare l'investimento a chilometro della macchina vera, cercando i vari errori.
Una cosa che abbiamo notato ed è stata molto utile è la respirazione durante la sessione di rally. Molti piloti, per esempio, soffrono e non lo sapevano di apnea, non soffrono, ma hanno l'abitudine di non respirare. L'adrenalina lo fa. Però a un certo punto il cervello ha bisogno di ossigeno, quindi o facciamo una cosa o facciamo l'altra, di conseguenza si rischia di non ascoltare il navigatore e quindi perdere la nota. Noi come osservatori facciamo notare queste cose, non aiutiamo le persone a essere più veloci, le persone sono già fondamentalmente veloci quando vengono qua, ma facciamo notare queste piccole abitudini in modo tale che loro magari in un rettilineo possano poi respirare e riprendere la concentrazione. In più facciamo notare anche la gesticolazione e quindi come si usano gli arti verso le pedaliere e il volante, perché anche lì si notano inconsciamente delle abitudini che non ci accorgiamo, ma noi stessi anche, noi lo facciamo su noi stessi. Che possono essere magari anche pericolose durante una prova. Soprattutto la sbagliata. Sì, la respirazione, immaginati se perdi la nota, per qualsiasi nota, la differenza la fa la velocità, ecco. Sono momenti in cui l'auto può perdonare, momenti in cui siamo in quinta, lì non si possono perdere note, quindi la respirazione è l'80% secondo noi della condotta in auto, perché ti permette di mantenere la frequenza cardiaca bassa, nonostante sia sollecitata dall'adrenalina e da tutto il resto. E quindi questa è stata la cosa che abbiamo notato del simulatore. E non stiamo parlando neanche di lati tecnici, non stiamo parlando di movimenti, non stiamo parlando di nient'altro. Ecco, poi se uno cerca le esperienze può caricare il suo assetto e simularlo, oppure caricare il meteo, la condizione meteorologica su una prova speciale e provare i diversi tipi di assetto, in modo tale che possa avere più nozioni una volta che andrà a usare la propria macchina o andrà a noleggiare una macchina che non conosce. Quindi proviamo a spiegare alle persone che guardano come dovrebbero partire queste persone dal simulatore per poi arrivare al rally o alla pista. E questa è una bella domanda, perché comunque chi si avvicina a una sala di simulatori ha diversi scopi, no? Dalla curiosità a, come dici tu, un obiettivo. Se una persona ha l'obiettivo di entrare in una pista, sai, le classiche esperienze su pista che sono comunque comuni e che sono molto divertenti, sono anche molto costose, quindi il ragionamento che si fa è: ho 3 giri, voglio usarli al massimo, ma soprattutto sto usando una macchina che non uso tutti i giorni, quindi è una macchina super veloce, ho una persona a fianco che mi parla, che è l'istruttore, che fa un lavoro difficilissimo perché si siede con persone strane. Quindi vengono qui con l'obiettivo, più che speranza, di avere più sicurezza e di riferimenti. I riferimenti sono la velocità di quella macchina che si andrà a utilizzare e le reazioni delle frenate. E soprattutto, cosa molto importante, non girando tutti i giorni in circuito, le distanze, capire cos'è un cordolo e come utilizzarlo, delle distanze, i cartelli delle distanze per le frenate e così via. Il simulatore permette, 1, di imparare il circuito, 2, di avere la percezione delle distanze e soprattutto di avere la nozione della frenata, seguita da un'accelerazione graduale, e quindi non il classico on-off, quindi freno e accelero bruscamente. E quindi uno esce da qua dopo una sessione che ha capito i principi di auto di elevate prestazioni in contesti diversi come la pista. Nel rally è un po' più immediato, sembra più immediato perché la sbandata o il traverso, chiamiamolo come vogliamo, è un po' più da divertimento, quindi chi viene da noi lo fa per capire se è in grado di controllare la macchina e lo aiutiamo a calibrarsi sulle varie manovre, sulle accelerazioni, sui controsterzi, o essere più pulito per essere più veloce o essere più sporco e più spettacolare, no?
ma lo fanno soprattutto per essere più sicuri mentre lo fanno e capire come essere più veloci o come essere più spettacolari. Quindi in questi casi i tempi sono abbastanza ristretti, da livello 0 a un livello base che ti permette di essere in pista sicuro o su un circuito con consapevolezza. Più o meno una media di tempi possiamo dare? Sono più corti di quelli che ci aspettavamo anche noi. Già in mezz'ora uno esce con nozioni in testa, che si porta anche nella vita normale, volendo. Ci sono persone che nell'arco di 10 ore, magari in 2 mesi, sono riusciti a condurre delle gare frenando con il piede sinistro, una cosa insolita quando la proponiamo, ma poi si rivela veramente importante, soprattutto per chi fa magari cronoscalate, per chi soffre appunto di escursioni termiche dei freni e delle gomme. E sono le stesse persone che ci dicono è impossibile perché mi faccio male, se io in macchina non freno col piede sinistro, e siamo noi a cercare di colmare quel gap che è dato dalla conoscenza dei freni da gara rispetto a quelli stradali, per esempio. E insegniamo sulla sensibilità del piede sinistro in funzione della frenata. Adesso passiamo invece alla tua esperienza, dal simulatore alla realtà. Questo è stato un sogno, perché quando nel mio anno sabbatico pensavo allo studio dei simulatori, ovviamente l'ho fatto per me. Ho detto io voglio correre, questo è il metodo più vicino per correre, per conoscere le persone più giuste. Ovviamente mi sono reso conto che non era sostenibile economicamente, quindi ho detto o lo rendiamo un po' sostenibile in modo tale che si potesse portare avanti. E abbiamo deciso di creare l'associazione, che poi è diventata la prima scuderia eSport in Sardegna, ma volevamo di più, quindi adesso abbiamo tipo 15 ragazzi nella scuderia, ma questi ragazzi vogliono esordire, però per farli esordire ci deve passare uno per prima, e ho detto lo faccio io giustamente, no? E quindi come obiettivo mi ero messo quello di correre nel 2024. Ho detto devo cercare di fare almeno un rally, ne volevo fare 3 ma non è stato possibile per discorsi di lavoro fondamentalmente, impegni di lavoro, e ho fatto il rally del Terra Sarda. Il percorso dal simulatore alla realtà nasce perché ho voluto un navigatore esperto, per me esperto, una persona che stimo tantissimo, che da ragazzino guardavo, ammiravo tantissimo. In realtà non pensavo che mi decidesse di navigarmi, nel senso che quando gliel'ho chiesto ci ho messo 2 mesi, eravamo proprio al Terra Sarda del 2023 nella prova di Tempio, se non sbaglio, mi sono messo di fianco a lui e ho detto, e lui mi chiese ma come va questo progetto dal simulatore alla realtà? Ho detto sta andando avanti, in realtà penso di essere anche pronto a fare la mia prima gara. E mi giro verso di lui e gli faccio però lo faccio se mi navighi tu. Lui è rimasto in silenzio e ho fatto vabbè, lo sapevo, dai, ci ho provato. Cercherò un altro ragazzo, un'altra persona. Mentre ritorno si avvicina anche lui e fa io ti navigo. Sì, mi piace. Io ti navigo, però lo facciamo bene, Ho detto guarda, ora ti dico come lo voglio fare. Ero contentissimo e lui si trova con 40 gare all'attivo, un po' lontano dai rally, tipo aveva anche lui un distacco di 7 anni dai rally, stranamente dal 2017. Coincidenza. Gli ho detto che volevo costruire questo percorso e che parte tutto dal simulatore, che forse per lui sarà un po' nuovo, ma è importante per noi perché dobbiamo far capire se questo allenamento serve o no. Ed è subito stato disponibilissimo e abbiamo iniziato a prendere le prime note sul simulatore, e ovviamente mi ha insegnato a prendere le note su strada e da applicarle con sicurezza. E l'esordio è stato fantastico, è stato bellissimo.
anche i ragazzi hanno percepito questa grande energia, no? E soprattutto si sono resi conto che se l'ho fatto io lo possono fare anche loro. E questo per me era l'obiettivo. Quindi l'obiettivo 1 era concludere il rally, portare il rally a termine, ma farlo con consapevolezza, con un passo giusto per quelle che erano la mia esperienza e le mie capacità, riportando esattamente quello che faccio col simulatore, senza inventarmi niente. La verità è che è stato molto intuitivo il tutto, la guida perlomeno, tantissime differenze dal simulatore che ho riscontrato, ma molte cose simili, che poi abbiamo riportato nel centro di simulazione e abbiamo condiviso con tutto il team, che quest'anno è anche pronto a esordire. Avremo altri esordi, siamo nella fase 2 di questo progetto e questo ci porterà a diventare una vera e propria scuderia, anche per un discorso di costi, ma soprattutto per gruppo, ecco. E lo abbiamo fatto per le prossime generazioni, in modo tale che diventassimo un portale di informazioni, per avvicinare i ragazzi ad avere informazioni, cosa che io a 10 anni non avevo. E quindi vorrei che le prossime persone interessate a questo mondo sappiano dei sacrifici e i percorsi possibili, perché è pieno di opportunità sin quando le creiamo, fondamentalmente. Quindi vorremmo rendere le cose più semplici e partiamo con l'informazione. Quali sono le differenze che hai notato dal simulatore alla realtà nel rally che hai disputato? Le differenze e le cose simili? E le cose simili. Allora, le cose simili, lo sterzo per me era uguale al 100%. Sulla parte frenante ho notato delle differenze. Mi aspettavo di dover frenare di più quando invece dovevo frenare di meno rispetto al simulatore. Quindi durante il mio primo test mi sono accorto di andare in bloccaggio con le ruote. Guidavo un anteriore al mio rally. E avevo calibrato il mio simulatore sugli 80 kg, quando invece ci siamo resi conto che 65 kg era il punto giusto di frenata. Quindi queste le due grandi differenze. Sulla parte dell'assetto ho effettuato parte dell'allenamento sul simulatore dinamico, cercando di impostare una macchina simile a livello di assetto a quella che dovevo usare, quindi molto rigido, e ho notato che la macchina rispondeva anche meglio rispetto al simulatore. Una cosa che non posso mai percepire al simulatore sono quelle cose riferite alle gomme, al consumo delle gomme. In macchina è molto più immediato, ti rendi conto veramente quando stai perdendo grip, e questa è stata una cosa veramente diversa. Col simulatore magari hai tutto perfetto anche a livello di sterzo, a livello millimetrico. In macchina magari potresti avere la scatola dello sterzo un po' compromessa, magari trovarti la corona un po' storta, ma è normalità lì. Mi hanno detto subito abituati. Questa è stata la prima risposta. Quindi diciamo queste sono state le grandi differenze. Quale rally ti piacerebbe disputare e con quale macchina? Sarebbero due rally. Mi piacerebbe il Tour de Corse, rally in Corsica comunque, sperando che rientri nel mondiale, o bello anche il rally storico che fanno in Corsica, in una chiave moderna, e mi piacerebbe farlo con una kit car, quello sarebbe bello. E un domani mi piacerebbe fare il rally del Monte Carlo, perché con un 4x4 non ho una macchina preferita, ma fondamentalmente una VRC2, visto molto belle le Yaris, sarebbe fantastico. E in un rally che racchiude tutte le superfici possibili, tutti gli imprevisti. Allora Luca, grazie per questo video. Penso sia un video ricchissimo di informazioni, soprattutto per chi si vuole approcciare al mondo dei simulatori. Spero poi un domani di tornare e facciamo un altro video con la scuderia bella pronta, già con l'esordio, e tutti i piloti che hanno magari corso o su pista o hanno fatto un rally.
Grazie a te innanzitutto, sì, me lo auguro vivamente. Arriveremo sicuramente a qualche bel traguardo e saremo sicuramente contenti di condividerlo con te. Grazie Luca. Grazie a te.